Di questo tatuaggio non ci sono riprese del disegno perché il disegno fu realizzato nel 2015 per un cliente a cui avevo già tatuato 2 maniche, un polpaccio, insomma gli avevo fatto diversi tatuaggi e aveva il desiderio di tatuarsi la schiena. Quindi, seguendo i suoi desideri, progettando insieme a lui quello che si poteva fare, non si poteva fare, eravamo giunti a questa donna con il violino, che suona il violino, in strada con quest'uomo che la guarda e questo sfondo, questa architettura gotica. Il disegno mi piaceva molto, anche a lui ovviamente, però per vari motivi decise di rinunciare all'idea di tatuarsi la schiena. Quindi questo disegno è rimasto appeso al muro per 9 anni. È stato condiviso, l'ho condiviso diverse volte sui social, dicendo appunto che era disponibile. Alcune persone si erano dimostrate interessate, però poi nessuno aveva concretizzato la cosa e quindi è rimasto lì. Questo ragazzo al suo primo tatuaggio, e devo dire che parte molto bene, era venuto da me fondamentalmente per un altro, mi aveva commissionato un altro disegno e mi aveva espresso il suo desiderio di farsi un tatuaggio. Quindi gli spiegai un po' qual era il mio metodo di lavoro, il fatto che secondo me un tatuaggio deve essere qualcosa di unico, qualcosa che è disegnato apposta per te, qualcosa, insomma, un tatuaggio non è un disegnino da trovare online, non è un adesivo da scaricare da qualche parte e appiccicarsi sul corpo, poi ognuno chiaramente è libero di fare quello che vuole. Io la vedo così, dopo 30 anni di tatuaggi e avendo fatto i miei sbagli ho imparato diverse cose, però mi rendo conto che questa filosofia è ancora poco condivisa, va ancora molto l'immagine scaricata da internet, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi gli spiegai il mio metodo di lavoro e fissammo un appuntamento per discutere il suo progetto. Ora manco mi ricordo se voleva una manica, se voleva un tatuaggio piccolo, se voleva la schiena, onestamente non ricordo, avevamo vagliato diverse ipotesi, diverse idee, diverse cose e mentre stavamo discutendo sulle dimensioni, io avendo appeso al mio studio diversi disegni in lavorazione o già completati, comunque disegni per tatuaggi, lo invitai a venire al muro dove sono appesi questi disegni per mostrargli la differenza tra le dimensioni. Ad esempio c'è un disegno che occupa una gamba, qualche disegno per delle maniche e poi c'era questo disegno lì sotto che era per una schiena. A lui rimase stupito del fatto che il disegno per la schiena fosse più piccolo di quelli per le maniche e per le gambe, perché effettivamente se ci pensi la manica è più lunga della schiena, partendo dalla spalla arrivando al polso, il polso arriva sotto il sedere. Se prendiamo lo scalvo che c'è dove c'è l'ascella e immaginiamo che quello sia lo scalvo dove ci va la maglietta, se uno non vuole un tatuaggio che esca dalla linea della maglietta, praticamente la schiena è più piccola, perché se prendi il braccio, apri la pelle e la stendi, avrai all'incirca la stessa estensione della schiena, un po' meno, un po' di più, dipende chiaramente dalla massa, dalla muscolatura, da varie cose. Quindi mentre gli stavo facendo vedere appunto questi disegni per mostrargli la differenza di dimensione che c'è fra le varie parti del corpo, lui vide questo disegno e, come dice lui, ne rimase folgorato. Gli piacque subito e gli piacque talmente tanto che disse: cavoli, ma io voglio questo. Ovviamente, essendo al suo primo tatuaggio ed essendo la prima volta che si approcciava a un tatuaggio e non avendo progettato questo disegno per lui, aveva bisogno di qualche giorno di tempo. Si prese qualche giorno di tempo e poi mi disse: guarda, ho deciso, mi ha folgorato, mi piace troppo quel disegno e voglio che me lo tatui. E quindi da lì è partito tutto, o meglio, è partito tutto nel 2015. Diciamo che finalmente, dopo 9 anni di attesa,
e probabilmente se avessi disegnato qualcosa del genere oggi l'avrei disegnato probabilmente in modo diverso, perché comunque è ricco di dettagli. Sì, vabbè, l'avrei disegnato in modo diverso anche perché sono probabilmente una persona diversa, non così diversa, ma comunque sono cresciuto artisticamente, psicologicamente, tecnicamente, però vabbè, comunque il disegno c'era, era pronto, fissammo le sedute, programmai all'incirca le sedute necessarie, il preventivo, le sedute che avevamo preventivato, o meglio che avevo preventivato, sono state rispettate. Lui si è rivelato abbastanza resistente, diciamo nella media, comunque circa le sue 3 ore canoniche le faceva tutte, qualche volta anche qualcosina di più, qualche volta forse abbiamo fatto una seduta, forse una delle sedute è stata un po' più breve, però diciamo che lentamente, pezzo per pezzo, ho composto questo tatuaggio che definirei gotico, bianco e nero, ambientato di notte, molto scuro, la donna con le ali che potrebbe rappresentare un angelo caduto. I significati in questo tatuaggio in realtà non ci sono significati, almeno mi ricordo già nella realizzazione del disegno con il precedente cliente stavamo cercando qualcosa di bello e non ricordo che lui avesse qualche significato particolare, magari ce l'aveva e ora non me lo ricordo o non l'ha condiviso. Stavamo semplicemente cercando qualcosa di bello da avere sulla schiena, un bel quadro. Ricordo che lui era rimasto impressionato da un'immagine che aveva visto di una donna che suonava il violino, o forse il violoncello. Era un tatuaggio che avevo già fatto, forse lui aveva trovato qualcosa di simile, insomma avevamo discusso su come farlo e alla fine era venuta fuori questa figura angelica che suonava il violino. Inizialmente era stata pensata in un solaio, ispirato al film Il Corvo, questo solaio con questo rosone da cui entrava la luce e sul pavimento doveva esserci una bottiglia con 2 bicchieri di vino, una bottiglia di vino chiaramente, con 2 bicchieri, uno mezzo pieno e l'altro rovesciato in terra. Anche lì non mi ricordo quale fosse la sua interpretazione, forse abbiamo pensato anche di metterle i denti da vampiro o del sangue che colava dalla bocca, quello non me lo ricordo, però poi ripensandoci tornò dicendomi guarda, ho cambiato idea, non mi convince l'idea. E effettivamente da un certo punto di vista non convinceva nemmeno me, perché ci sarebbe stato molto molto nero per le pareti, molto probabilmente mi sarei inventato qualcosa, un po' di arredamento per riempire questo spazio, lo spazio intorno. Fatto sta che questa idea non gli piaceva più e quindi ci reincontrammo, studiamo diverse idee architettoniche, eccetera. Onestamente è passato troppo tempo perché io possa ricordare qual è stato il motivo per cui abbiamo deciso di metterla in ginocchio in strada, perché effettivamente è in una strada, quindi non me lo ricordo proprio, assolutamente. Fatto sta che siamo arrivati a questa cosa, lei che suona per strada. E alla fine mi ricordo che il precedente cliente mi chiese di aggiungere una figura appoggiata al lampione col cilindro che guardava questa scena. Anche lì non mi ricordo se avesse qualche significato particolare per lui, comunque così nacque questo tatuaggio. Per i riferimenti ricordo che per quel che riguarda il paesaggio, l'ambientazione è un mix, perché chiaramente non sono un architetto e non è che uno si inventa una città, quindi andai a cercare un po' di documentazione per trovare i riferimenti giusti. Qua vedo la poltrona che si sta allontanando, si sta muovendo, non ricordo per quale motivo, se ero io che la spingevo o era la telecamera che stava cadendo dal treppiede. Comunque, tornando ai riferimenti, praticamente per quel che riguarda la pavimentazione ho guardato delle immagini di Roma. Per quel che riguarda lo sfondo, i palazzi più lontani sono un mix di palazzi parigini e londinesi.
Per quel che riguarda invece la casa proprio lì dietro, quella più gotica, onestamente non ricordo dov'è quella casa, ma ricordo che vidi una casa molto gotica e pensai, cavoli, questa è perfetta, e con le dovute modifiche ho inserito quella casa all'interno del tatuaggio. Qua la poltrona continua a muoversi, non so se mettevo troppa pressione con le gambe, non ricordo cosa stessi facendo, però veramente vedo la poltrona che si allontana. Magari non avevo fermato bene le ruote, ma preso dal lavoro non ho pensato di fermarla. Comunque vabbè, è divertente vedere questo, sembra quasi che stia scappando. Per quel che riguarda la lavorazione, ha richiesto 6 sedute, come dicevo una media di 3 ore per seduta. La prima seduta è stata dedicata alle linee. In genere io uso sempre un grigio, che è un po' come fissare la traccia a matita per poi intervenire e sfumare. Altre linee chiaramente le ho fatte in nero. Dopodiché, appunto, in 6 sedute non ho fatto altro che completarlo aggiungendo le sfumature. Ed un'ultimissima seduta, perché io chiaramente faccio il lavoro e quando il cliente torna per la seduta successiva può essere che ritocco alcuni dettagli che non mi convincono della seduta precedente. Quindi quando il tatuaggio è finito non ho modo di intervenire sugli ultimi dettagli dell'ultima seduta. Quindi c'è stata un'ultimissima seduta che è durata credo una mezz'ora, forse meno, in cui volevo ritoccare lo sfondo che secondo me non contrastava abbastanza con il cielo che avevo fatto. E l'idea del cielo plumbeo temevo che avrebbe appesantito troppo il tatuaggio, però secondo me è stata un'ottima scelta perché lo rende ancora più gotico e poi ha perfettamente senso. Comunque siamo in un'ambientazione notturna, quindi è normale che il cielo sia scuro e non saprei che altro dire su questo disegno, se non che sono felice di aver finalmente potuto realizzare quest'opera, che comunque mi piaceva molto. È un peccato che non l'abbia realizzata 6 anni prima, però vabbè, alla fine ho avuto la mia occasione, mai dire mai. Ci sono stati diversi lavori che ho creato e che per qualche motivo sono rimasti in attesa perché magari un cliente per motivi economici imprevisti, per questioni personali che ora ognuno ha la sua, abbia deciso di cancellare il suo progetto. È capitato poche volte per fortuna, però 2 o 3 volte è successo e chiaramente ho dovuto aspettare anni prima di trovare una persona che fosse ovviamente interessata al progetto, perché un tatuaggio è talmente personale che aspettarsi di trovare qualcuno, a meno che un disegno sia molto generico, che ne so, il pugnale con la rosa, è difficile trovare qualcuno che desideri proprio quel disegno così particolare. E niente, questo è il tatuaggio, tra poco vedrai il tatuaggio completato, completamente guarito. Ho intervistato il cliente, l'intervista sarà disponibile appena uscirà il mio libro, perché queste interviste che faccio ai miei clienti saranno disponibili insieme al libro che uscirà l'anno prossimo. Spero il video ti sia piaciuto, tu l'abbia trovato interessante, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.